Ciao a tutte e bentornate ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi un'altra borsa dedicata alle serate particolari. Infatti è una pochette davvero molto elegante, anche perché ho utilizzato il cordino diamante di Borgo dei Pazzi che brilla tantissimo, anzi probabilmente in video non riesco a farvelo vedere bene, ma vi garantisco che il risultato è davvero strabiliante. Ma prima di andare a vedere tutto quello che ci occorre per questo progetto, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype che mi aiuterà a far crescere il canale e seguirmi anche sui miei social. Per questo progetto troverete a vostra disposizione un kit su gomitoli.com. Vi ricordo che avrete la possibilità di acquistarlo al 30% nelle date che vi lascio sia qui sullo schermo che in descrizione e la solita possibilità di poter scegliere tra le tantissime varianti di colore di questo splendido cordino diamante, che è un cordino metallico ed ha una parte in poliestere. Guardate, qua ci sono tutte le spiegazioni. Quindi abbiamo una parte in fibra metallica e una parte in poliestere. Io ho scelto la tonalità numero 15, ma vi ripeto ce ne sono tantissime. Le rocche sono da 150 grammi, quindi avrete a disposizione 300 grammi di filato che vi basterà abbondantemente. Quindi nel kit trovate 2 rocche, poi una base ovale 21x8 e ho scelto questa specchiata che è davvero fantastica, poi una tracolla da circa 1 metro, 4 moschettoni e una chiusura a cartella. Io utilizzerò per il primo giro l'uncinetto numero 3, per tutto il resto della lavorazione il 5,5, quindi a questo punto ci mettiamo subito all'opera. Prendiamo la nostra base, uncinetto numero 3, io faccio subito un cappio, inizio dal foro centrale del lato corto e inizio con 2 punti bassi. Io all'inizio ne faccio solo uno e poi al ritorno farò il secondo. Quindi nei 3 successivi io farò un aumento, quindi farò 2 maglie basse in ogni foro. Nel frattempo vedete la codina me la vado lavorando, quindi 2, e anche nell'ultimo dove c'è la curva. Vedete? Poi sul lato lungo io farò 2 punti singoli e un aumento, 2 punti singoli e un aumento, e ve lo faccio vedere. Uno singolo anche in quello seguente e poi un aumento in quello successivo ancora. Non vi preoccupate se il lavoro tende a stringersi, ma nel momento in cui andiamo a lavorare col 5,5 la nostra base prenderà la forma giusta, quindi si prosegue con la stessa sequenza, quindi 2 singoli e un aumento, fino ad arrivare qui. Poi tutto il lato corto facciamo aumenti e qui si ricomincia con la sequenza, quindi poi arrivato qui la stessa cosa, quindi aumenta, aumenta, aumento e alla fine andiamo a fare l'ultimo. Ci vediamo a questo punto per vedere come proseguire. Fine giro, io vado a fare l'altro punto basso, poi chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa effettuata, tolgo questo uncinetto, prendo il 5,5 e adesso faccio una catenella, ma non lavoriamo in costa, lavoriamo i punti così come li troviamo, senza fare più aumenti, prendendoli completi. In questo modo. E questo lo facciamo fino a fine giro. Ci rivediamo a questo punto per iniziare il punto canestro. Arrivato a fine giro, questa è la maglia bassissima, questa è la catenella, si va direttamente sulla prima e si lavora a spirale. Quindi si va sul primo punto e vado a realizzare un punto basso normale, quindi senza chiudere, e poi si va in quello successivo, ma si va alla base. In questo modo, così si crea il punto canestro.
quello dopo si prende normale, vedete, e quello successivo si prende alla base. Quello dopo qui in alto, quello successivo ancora alla base, e si procede così per tutto il giro, alternando i nostri punti. Vedete, si comincia a intravedere questo disegno che è molto bello. Quindi adesso arriviamo a fine giro e vi faccio rivedere, anzi vi faccio vedere come continuare a spirale sempre creando il punto canestro. Fine del giro, adesso dobbiamo fare l'esatto opposto che ci ritroviamo sotto, ovvero questo è un punto basso normale che prendiamo alla base, questo è un punto allungato e lo prendiamo qui nella parte alta. Quindi dobbiamo andare a invertire, vedete, punto allungato lo facciamo normale, qui abbiamo, vedete, il punto basso e lo prendiamo alla base, così si crea quell'effetto scacchiera che è davvero molto carino, vedete? Quindi è la lavorazione stessa che ci dirà esattamente cosa fare. Quindi si lavora a spirale, vedete? Io adesso volto per farvi vedere quale sarà il nostro risultato. Adesso continuiamo per un totale di 18 giri a punto canestro e circa 16 centimetri e poi vi farò vedere come creare la pattina. Ed ecco il corpo borsa completato, quindi adesso manca soltanto realizzare la pattina. Io ho raggiunto 15 cm e ho realizzato in totale 17 giri di punto canestro. Poi che cosa ho fatto? Ho diviso la borsa a metà, ho staccato 6 punti da questa parte, 6 da questa, stessa cosa, perché praticamente intanto questa sarà la parte dove noi faremo salire la pattina e in più col moschettone poi questa parte verrà rientrata. Quindi adesso che cosa facciamo? Sempre punto canestro, quindi io adesso riprendo il filato, quindi è come se noi stiamo continuando lo stesso punto. Io parto dopo il marcapunti, quindi qui abbiamo il punto canestro e facciamo un punto normale. Io mi lavoro anche la codina. Questi punti sono 17, poi volendo voi, se volete, potete farla anche più larga o più stretta, e si prosegue sempre con il punto canestro, quindi se sotto abbiamo, come in questo caso, il punto normale, facciamo un punto canestro, qui abbiamo il punto canestro e facciamo un punto normale e così via. Vedete? Così praticamente continua la lavorazione. Arriviamo fino a questo punto, vi faccio vedere come voltare il lavoro. Siamo arrivati al penultimo punto, che sarà normale. Fatto questo, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro. Qui vedete il punto basso normale, lo prendiamo canestro. Aspettate un attimo, ecco, punto canestro. Questo è il punto canestro, quindi lo realizziamo normale. Di nuovo facciamo il canestro e poi quello normale. Così continuiamo il disegno. E così fino alla fine della riga. Arriviamo di nuovo qui e vi faccio vedere ancora una volta come girare il lavoro e proseguire sempre a punto canestro. Dobbiamo realizzare l'ultimo punto, questo è un punto normale, quindi realizziamo un punto canestro. Vedete? Quindi questi li possiamo anche togliere. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro.
vedete come si presenta. E adesso di nuovo, questo è un punto canestro, quindi realizziamo un punto normale. Qui il punto è normale e quindi il canestro. E via discorrendo. Io alla fine farò la pattina di circa 12 cm e quindi poi vi dirò esattamente anche il numero di giri. Ho terminato la pattina, ho fatto 16 giri per un totale di 13 cm. Io ho già agganciato la nostra chiusura a cartella, vedete? Qui c'è una parte dove si allarga e poi tramite delle pinze si va a stringere in questo modo. Si prende il centro preciso e poi l'altra parte, vedete, si posiziona. Quindi vediamo che in questa posizione va bene, faccio uscire le alette, poi prendo la griglia di sicurezza e la vado ad incastrare in questo modo. Praticamente le alette si devono incastrare con, vedete, la griglia. Poi sempre con l'aiuto di una pinza, queste alette le rigiriamo all'interno, vediamo con un'altra pinza forse viene meglio, sì, vedete, le ripiego in maniera tale che la chiusura non esca più in questo modo. Poi facciamo la nostra prova, la raddrizziamo se la vediamo leggermente storta. Vedete, adesso noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere i moschettoni qui perché questa parte deve essere rientrata per dargli quella forma, in questo modo. Quindi io cosa faccio? Prendo il moschettone, mi aggancio qui proprio in questo punto e dove ho messo il marcapunti. E poi questa parte io la rientro in questo modo. E poi faccio la stessa cosa da questa parte e poi qui andrà agganciata la nostra tracolla. La borsa è quasi terminata, vedete, adesso manca soltanto realizzare il manichetto. Allora prendo gli altri due moschettoni, riprendo il mio filato, faccio un cappietto, ho deciso di farlo di 30 cm così la tracolla ce l'abbiamo e abbiamo anche il manico più corto. Mi aggancio al moschettone, mi lavoro anche quindi la codina, faccio una prima maglia bassa e poi una seconda. Dopodiché catenella, volto il lavoro e semplicemente ripeto, vado a rifare le mie 2 maglie basse. Vedete? Non faccio altro che ripetere righe di andata e ritorno proprio molto semplice. Il filato è abbastanza spesso, quindi 2 punti bassi bastano, non occorre farla più lunga, cioè più larga. Nel momento in cui abbiamo raggiunto la nostra lunghezza, quindi nel mio caso 30 cm, io faccio una catenella, quindi poi riprendo l'altro moschettone e mi aggancio con la prima maglia bassa che ho già realizzato e poi vado ad incastrare, quindi a lavorare anche il mio moschettone una volta e anche la seconda volta, in maniera tale che poi il risultato sarà questo, ma di 30 cm, e poi lo agganciamo sempre qui dove abbiamo messo la tracolla, da questa parte e da questa parte, e a questo punto la nostra borsa è pronta. Sono veramente molto soddisfatta di questo progetto, secondo me è veramente elegante e col manichetto è perfetta anche per le occasioni perché non c'è solo la tracolla, quindi abbiamo un doppio utilizzo.
Vi ricordo, per questo progetto avete a disposizione un kit completo su gomitoli.com che potete acquistare con lo sconto del 30%, ma è valido solo per una settimana, quindi mi raccomando, non perdete di vista le date e potete scegliere tra le varie tinte del cordino diamante, ce ne sono veramente tantissime. Io infatti ne ho realizzata un'altra, guardate, con un'altra tinta che secondo me anche questa è davvero molto molto bella, quindi c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Le misure ottenute sono uguali, sono circa 22 in larghezza, 15 in altezza e un 8-9 cm di profondità. E il cordino utilizzato è circa 250 grammi, quindi vedete vi rimane abbondantemente, quindi anche se avete una mano più larga o utilizzate un uncinetto più grande, il quantitativo sarà assolutamente sufficiente. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.